lasciato la Liguria, siamo stati a Santa Margherita Ligure nel parcheggio dello stadio, è l'unico che c'è nella zona, senza servizi, con il rumore del treno, ma insomma avendo le bici elettriche è sicuramente abbastanza valido, strategico per spostarsi un po' in tutta la zona. Se non l'avete fatto, vedetevi i video. Siamo stati a Portofino in bicicletta e siamo stati a Genova, sia a Bogliasco sia a Bocadasse con il treno più bici. Tra l'altro in Liguria c'è un accordo tra la regione e le ferrovie e le biciclette viaggiano gratis. Adesso ci stiamo spostando a Castiglione della Pescaia. Intanto raccomando a chi non l'ha già fatto di iscriversi al canale e a tutti di mettere un bel mi piace e di lasciare qui sotto i vostri commenti. Infatti il canale vive della partecipazione del pubblico. Grazie! Ciao ragazzi, eccoci arrivati a Castiglione della Pescaia. Abbiamo trovato un parcheggio libero con 5 stalli per camper e sono delle piazzole abbastanza larghe. Ovviamente è un parcheggio, non ci sono servizi, non si possono mettere i cunei, non si possono aprire le finestre a compasso. Un parcheggio normalissimo secondo il codice della strada. È vicinissimo alla spiaggia, infatti siamo già stati 3 minuti di là della strada, c'è una bellissima passeggiata fino al centro di Castiglione, 5 minuti sei già in centro, è tutto lungomare con spiaggia libera, quindi bellissimo. L'unica cosa è che in stagione e nei weekend è assolutamente impossibile da raggiungere. Arrivati mercoledì 8 giugno all'ora di pranzo, siamo stati fortunati a trovare libero perché poi abbiamo visto parecchi camper arrivare in cerca di un posto, ma davvero è un obiettivo quasi irraggiungibile. In serata abbiamo raggiunto a piedi la via dello Struscio a Castiglione, molto frequentata e piena di luci e di vetrine. Così ci siamo fermati a cena sulla terrazza del ristorante Iris, come ci aveva consigliato mia sorella, e che si affaccia proprio sul corso. Ottime le nostre 2 grigliate di pesce e impeccabile il servizio. Il mattino seguente siamo ripartiti a piedi per raggiungere nuovamente il centro storico di Castiglione. Il meteo era piuttosto incerto e così ci siamo portati anche l'ombrello. Tranquilli, non abbiamo sbagliato l'inquadratura, semplicemente lo zaino e l'ombrello che aveva Anna Maria, prima di attraversare la strada me lo sono messo in spalla io. Dal parcheggio di Piazzale Salebro si raggiunge il centro del paese lungo una bellissima passeggiata di circa 1 chilometro, seguendo il tranquillo e attrezzato lungomare ciclopedonale di via Roma, interdetta al traffico. Castiglione della Pescaia è un comune di 7.148 abitanti in provincia di Grosseto in Toscana. Il suo territorio si estende nella Maremma grossettana e si affaccia sulle limpide e fresche acque del Tirreno. Per le bellezze paesaggistiche e culturali, per il clima, per il mare e i servizi offerti, è una delle più affermate e gettonate località turistiche e balneari d'Italia.
Arrivati in paese prendiamo verso destra la via di Porto Canale, fino a raggiungere il piccolo ma suggestivo faro rosso che fa coppia con quello blu sull'altra sponda del canale. Da qui si gode di una bella vista sul mare aperto, fino all'Argentario ed anche alle isole dell'arcipelago toscano. Alle spalle abbiamo invece la bellissima spiaggia sia attrezzata sia libera e, subito sopra il promontorio, l'antico castello. Tornando verso il centro, lungo la banchina di via Porto Canale troviamo le pescherie, una ancora aperta, incuriositi ci mettiamo ad ammirare il pesce esposto. Presa video qua per YouTube. Quanto vengono? 25 i gamberi? Sì, questo è tutto pescato qui? Non c'è niente di congelato qua. A Padotto c'è quello in fondo. Ah. Le colorate, adesso è tutto pescato. Tutto pescato. Bellissimo. Dopo aver ammirato le botteghe di Corso della Libertà, imbocchiamo la salita verso il borgo medievale. Poco sopra incontriamo la porta della fortezza e, varcandola, si ha la sensazione di entrare in un mondo magico. Le mura che circondano ancora il centro storico sono state costruite da pisani e aragonesi quando, dal X al XIII secolo, Castiglione della Pescaia era sotto il controllo di Pisa. Divenuto libero comune, nel 400 fu conquistata dai Medici e successivamente dagli Aragonesi, fino a quando nel 500 diventò parte del Granducato di Toscana. Il borgo di Castiglione della Pescaia è piccolo e lo percorriamo in su e in giù in circa un'ora, ma all'interno dell'antica cinta muraria troviamo tantissimi scorci magici, davvero da non perdere. È dura ragazzi, dura la salita. Vediamo Anna Maria dove sarà arrivata. Oh, oh. Salendo si arriva ad una piazzetta da dove si gode di una vista davvero unica. Nelle giornate più nitide è facile vedere in lontananza l'Argentario e le isole del Giglio di Montecristo e l'Elba.
Il mare da qui sopra è l'elemento fondamentale che rende questo luogo di una bellezza straordinaria. E poi ecco la porta d'arco con il mare a strapiombo e che potremmo definire famosa perché su Instagram sono migliaia i selfie che le riprendono sullo sfondo. Salendo ancora arriviamo al castello che si trova sulla vetta del promontorio, nella parte più alta del borgo medievale. Il castello è formato da 3 torri angolari coronate da merlature, la più massiccia delle quali è l'originaria torre pisana. Il corpo principale è collocato sul lato occidentale che guarda verso il mare. La pieve di San Giovanni Battista è stata ricavata nel XVI secolo dai locali adibiti a deposito d'armi. Sopra l'ingresso, che si apre nella facciata laterale maggiore, è murato un architrave d'epoca alto-medievale, scolpito con simboli evangelici. L'interno, a navata unica con coperture a capriate, conserva una pala con i santi Guglielmo e Petronilla, che invocano la Madonna a protezione del paese. Arrivati sino alla porta di San Giovanni Battista, ci avviamo a tornare verso la marina scendendo lungo la pittoresca via Ospedale e poi ci dirigiamo al camper passando sempre per il bellissimo lungomare. A metà pomeriggio, dopo un meritato riposino, il cielo è terso e il sole scotta, così decidiamo che è il momento di andare in spiaggia. Sappiamo già che domani dovremo lasciare questo posto stupendo, comodo e conveniente, ma il fatto è che sicuramente il serbatoio delle acque grigie inizierà a gridare vendetta e, come ti sposti per andare ad un camper service, il posto è bello che occupato. Intanto ci godiamo il sole e il mare nella impeccabile spiaggia libera. Ragazzi, mi sa che fra poco ci tocca andare in camper. Guarda cosa sta arrivando. Tutto un tratto, Finalmente si sono addensati questi cumuli. Di qua il cielo è bellissimo, ma di qua
Il camper lo abbiamo chiuso, abbiamo solo l'oblò del bagno aperto. Ci conviene andare comunque a chiudere tutto perché qua veramente sembra che stia arrivando a finimondo. Siamo rientrati in camper perché stava incominciando a piovere, ma in realtà ha fatto 4 gocce e non ha fatto niente, almeno per adesso. Vedi fuori qua c'è il nostro vicino, è tutto tranquillo. Si vede che adesso sta piovigginando un po', ma niente di che. E qui chi c'è? Anna Maria. Cosa stai facendo col cellulare? Sto cercando una ricetta con la pentola a pressione dell'Agostina. Perché cosa, Mi dà un ricettario. cosa volevi cucinare? Facevo un risotto con le zucchine. Con la pentola a pressione? La pentola a pressione, sì. Secondo la ricetta, cioè hai l'app della pentola a pressione? Sì, l'Agostina. Vediamo. Adesso parto con il risotto. Cosa mettiamo? Ecco, adesso ho fatto un soffritto di cipolla con l'olio e il burro. Mettiamo le zucchine e dopo faccio una sfumatura di vino bianco. Un po' di vino bianco. Vino bianco, sfumiamo un po'. 750 grammi di acqua. Chiudo. Lo lascio una tacchetta Da dove l'hai impostato il selettore? sulle verdure. Verdure. Prima tacchetta. Buon appetito allora, buonissimo il risotto, veramente eccezionale.